tempo fa nella mia area c'è stata una brutta alluvione e molti tronchi si sono accumulati sotto un ponte piuttosto antico e sono dovuti addirittura intervenire i pompieri, e durante i tagli che hanno fatto per poter liberare il ponte hanno lasciato questo bellissimo pezzo. Io l'ho visto, l'ho intercettato, me lo sono andata a prendere e ho deciso di farci il disegno del ponte sopra per ricordo e lasciarlo perfettamente come l'hanno fatto loro con la motosega. L'ho lasciato proprio integralmente così, non l'ho quasi lisciato. Infatti il disegno è un po' strano perché ha parecchi buchi, delle fessure lasciate dalla motosega. Ha purtroppo perso parecchia corteccia e adesso voglio trovare un sistema per ridecorarlo, e ho pensato di usare oggetti, più che oggetti, materiali del bosco. Andando in giro per il bosco ho trovato alcuni pezzi molto interessanti, tipo questo, che è un lichene che probabilmente è quello che mangiano anche le renne. Si trova nei punti dove non c'è molto passaggio, dove non c'è inquinamento più che altro, e ne ho raccolto solo dei piccoli pezzettini perché è molto prezioso, sa essere raro, e questo ci mette quasi 30 anni a venire grosso così, quindi insomma bisogna avere particolarmente rispetto, ma è molto bello perché assomiglia quasi a un corallo e non lo so, potrei pensare di colorarlo. Poi ho trovato del muschio, questi che non so esattamente che cosa possano essere, penso che sia una malattia della pianta o comunque della ghianda, perché questi sono i coperchietti delle ghiande, però sono carini, sono interessanti in qualche modo. Poi vabbè, dei pezzetti di corteccia, e avevo trovato queste cose bellissime che sono di una tuglia particolare, e li ho trovati talmente belli che anche questi li ho presi e me li sono portati a casa come mi porto a casa tutto dal bosco, e anche questi troverò modo di utilizzarli. E se poi non avessi abbastanza ho trovato anche del vecchissimo potpourri che magari si può usare, perché comunque sono pezzi di frutti o pezzettini di piante. Peccato che è già stato colorato, ma vedo cosa posso fare, magari comunque questo colore ci sta e magari uso ancora qualcuno di questi qua. Adesso provo a rinfrescare un pochettino questo povero muschio, perché è parecchio tempo che ce l'ho. Quando ne trovo un pochettino sulle pietre soprattutto, che non è che sia utile così tanto per la natura, me ne prendo un pezzetto. Il colore è ancora bello, quindi provo soltanto a rinfrescarlo un attimo. Idem per questi che magari rinfrescando prendono una colorazione migliore. Questi pezzetti sono carini perché hanno questi pezzi di bianco e voglio provare a tenerli ancora così, quindi provo a spruzzarli con un po' di colla spray a vedere se restano, e poi vorrei provare ad aggiungere le loro vecchie fogliette verdi, se magari stanno. Facciamo una prova, non lo so. Funziona? Sì.
Allora, adesso che è quasi tutto decorato, ho aggiunto il piedistallo, poi ve lo mostro, e mi sono accorta di questi piccoli difetti che non so se si vedono in camera, che il piedistallo si vede un pochettino dai bordi e questo è mangiato. Avevo lasciato questo spazio volontariamente perché immaginavo di fare un piedistallo diverso, invece ho trovato questo sistema che mi piace molto di più perché tiene il quadro praticamente in una posizione molto visibile. Quindi adesso vado giusto a terminarlo con qualche pezzettino di muschio e poi vi mostro il piedistallo. Vi mostro come è stato fatto il dietro. Ho preso questo scarto di legno che era già tagliato così inclinato ed era della perfetta inclinazione per fare in modo che il disegno fosse visibile e che nulla dei pezzettini applicati rimanesse schiacciato. Ho soltanto aggiunto questo pezzo per maggior stabilità e due viti per fissarlo direttamente al disco. Prima avevo pensato di fare una cosa di questo tipo e inserire all'interno il disco, ma sarebbe rimasto troppo verticale e non troppo bello, e quindi ho trovato che questa soluzione, che oltretutto rimane coperta quindi è soltanto per esposizione, sia alla fine la cosa perfetta. Ah, non fate lo stesso errore che ho fatto io, che questo me lo sono inventato dopo, perché ho trovato questo pezzo dopo ed ero convinta della mia idea di andare in verticale, perché attaccarlo così, quando avete tutta questa roba abbastanza fragile, non è una buona idea e non vi consiglio di farlo. E questo è tutto, manca solo di mostrarvi l'effetto finale finito. Ora vi mando anche delle immagini un po' più ravvicinate, spero che vi sia piaciuto questo progetto e ci vediamo magari alla prossima. Ciao!